Chi fa da sé fa per tre. Io sono il responsabile e quindi devo avere tutte le abilitazioni dei miei collaboratori. Forse ti sei già imbattuto in azienda ad atteggiamenti simili. Tutto questo però va contro quello che sono i principi di separazione dei compiti. Scopriamo in questo video come dovresti affrontare in azienda un progetto di segregation of duties, in particolare nell'ambito SAP. Se ti sei perso la prima parte, guarda qui sotto. Ciao, sono Andrea e oggi scopriamo insieme come dovresti affrontare ed avviare il processo di gestione della separazione dei compiti in azienda. Da dove si parte? Quanto dura? Si tratta di un progetto oppure di un processo? Come conviene partire? Un progetto di segregation of duties prevede le seguenti fasi: definizione della matrice dei rischi aziendali, risk analysis dei sistemi coinvolti, attività di remediation a valle della risk analysis, attività di mitigation o mitigazione dei rischi, definizione dei processi di conformità continua nel tempo, continuous compliance. Entriamo nel dettaglio di ognuno di questi passaggi per capire quali sono i punti di attenzione e come conviene approcciarli. Proseguiamo ora con la parte di remediation e mitigation. Remediation. In questa fase, subito a seguito della risk analysis, si va a ripulire i soggetti delle analisi, ovvero i ruoli tecnici ed infine gli utenti. Ma com'è possibile effettuare una bonifica completa dei rischi? Per esempio andando a vedere come viene utilizzato il sistema da parte degli utenti. Ma ricordati di non violare i loro diritti. Spesso è comune arrivare anche al 40% della riduzione dei rischi semplicemente facendo pulizie, ovvero rimuovendo ciò che è autorizzato ma non usato. Concentrati sulle azioni che portano un maggiore risultato e poi completa con quanto rimane. È molto improbabile riuscire a sistemare tutti i rischi con la sola fase di remediation. Sicuramente può essere relativamente più semplice in aziende di grandi dimensioni, in termini di numero di dipendenti o utenti SAP. In aziende medio-piccole, sempre per numerosità di utenti nel sistema, è più difficile riuscire a bonificare tutte le casistiche di rischio. Spesso, in quest'ultimo caso, le tematiche di backup del personale o di processi che non possono essere modificati portano a dover introdurre dei controlli mitigativi. Vediamo quindi la quarta fase della gestione della SOD. Parliamo della fase di mitigation. Ma cosa significa? Se nella fase precedente, ovvero la remediation, non è stato possibile risolvere tutte le situazioni di rischio, allora è necessario valutare un controllo compensativo o mitigativo, ovvero viene accettata la situazione di rischio, ma deve essere introdotto un controllo che consenta un monitoraggio della situazione rischiosa. La fase di mitigation può essere quella più complicata, in quanto è necessario identificare bene, in maniera anche tecnica, le evidenze di rischio reale, spesso definendo delle reportistiche o programmi ad hoc, sottoponendoli ai relativi control owner. Siamo arrivati ad avere una situazione sotto controllo, ovvero abbiamo rimosso tutti i rischi con la remediation e quelli rimasti sono stati mitigati. Ma cosa succede se non mettiamo delle verifiche costanti nei nostri processi? L'esperienza ci porta a dire che trascorsi pochi mesi, senza controllo si rischia di tornare molto velocemente allo stato iniziale. È per questo motivo che è necessario definire delle procedure che permettano di controllare quotidianamente le modifiche apportate ai sistemi, in termini di nuove abilitazioni o modifiche delle abilitazioni già rilasciate agli utenti. Sì, ogni nuova richiesta deve essere analizzata per capirne gli impatti SOD. Ad esempio, quando definisci una nuova transazione custom SAP, effettui una valutazione SOD? Se attivi dei nuovi processi, anche standard, effettui una valutazione SOD? Se stai introducendo SAP S/4HANA, hai adeguato la matrice SOD? Anche le modifiche ai ruoli o le assegnazioni dei ruoli esistenti agli utenti sono soggetti a questa verifica. Infine, anche una rivalidazione periodica delle abilitazioni agli utenti può essere importante per garantire la conformità alla segregation of duties. Spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei tuoi sistemi SAP. A presto, ciao!